Buongiorno amici del canale. Lui è veramente antico con le sue modanature, con le sue forme, guardando anche i laterali, guardando il dietro, approssimativamente siamo intorno al 700, non so bene se siamo a metà o alla fine, ma 1700. È un pezzo che ha 300 anni, è qui da noi, sano, vivo, vegeto e guardate com'è ancora bello dentro. Spettacolare il suo cassetto, funzionante, la serratura, che non è originale perché all'epoca della sua creazione sicuramente era qui, la prima serratura. Ormai non c'è più la finitura in metallo che invece qui c'è ancora. Hanno messo nel tempo delle maniglie che non erano le sue, hanno fatto un po' di modifiche, ma sono passati anche dei restauratori molto bravi, tipo qui nella porta si vede che c'è un taccone come sotto in fondo. Ha visto tempi migliori, ma anche tempi peggiori. Infatti al fondo sono state segate le zampine. Per questo motivo farò un restyling su di lui, perché è un bellissimo pezzo da salvare e stava per essere smembrato per utilizzare i suoi legni in modo che possano essere recuperati altri mobili di valore maggiore. Non me la sono sentita di lasciarlo lì e l'ho recuperato. Le zampine staranno così, sono tagliate ma non importa, mi piacciono, quindi tutti i suoi pezzi resteranno al suo posto, ma con un vezzo, un colore molto particolare, un soufflé, un giallo meraviglioso che su di lui donerà tantissimo, in chiave romantica, in chiave vintage, sì, però soufflé. E terremo a legno grezzo cosa? Tutti i punti in cui ci sono gli intagli. Questa parte qui è stata proprio intagliata a mano, infatti si vede proprio che è stato creato un taglio nel legno principale per poi apporre questa modanatura appunto che ha creato un disegno qui e qui, anche sul cassetto sotto, bellissimo, bello 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 questo intaglio, quindi non lo coprirò, non lo voglio coprire, non voglio coprire un legno così antico con un colore e terremo a legno grezzo anche questi quadrati qui, qui e qui, terremo queste belle vene che vogliono respirare, che vogliono far vedere quanto è bello, a legno grezzo. Quindi si svernicia, poi si colora, l'interno rimarrà così, neutro, perché non voglio assolutamente toccarlo, voglio che respiri proprio i suoi anni, e sarà bellissimo. Partiamo. Inizio quindi sverniciando i punti che voglio lasciare a legno grezzo. Questo bellissimo cassetto vedrete quanto sarà bello una volta che tornerà in vita la sua bellissima vena nascosta. Utilizzo lo sverniciatore Magic Paint, ricordate biodegradabile, non puzza e assolutamente non inquina, quindi state tranquilli. Un pennello un po' vecchio, non usatemi un pennello nuovo perché è un peccato. Stendete lo sverniciatore, non troppo sottile, lasciate un po' di margine perché guardate, ora io lo colo un po' perché lavora meglio, svernicia meglio se steso leggermente abbondante sulla superficie, farà effetto in pochissimo tempo. Ecco qui, lasciamo agire il tempo che serve. Non ci servirà più di mezz'ora secondo me, però controlleremo strada facendo. Continuo anche sulla porta e svernicio solo la parte centrale dell'antina, solo quella che voglio tenere a legno grezzo. L'esterno non bisogna sverniciarlo perché sapete che con Magic Paint non si deve mai né carteggiare né sverniciare.
In questo punto dell'anta, dove sono partita prima, inizia già a essere quasi l'ora di togliere. Mi raccomando, se notate che lo sverniciatore è stato quasi tutto assorbito, può essere che i numerosi strati di pittura che sono sotto richiedano ancora più sverniciatore per essere tolti tutti. Avete due opzioni: o togliete e poi magari rimettete, oppure aggiungete un po' di sverniciatore, allungate i tempi di posa. Cosa vuol dire? Attenzione all'aria, attenzione al sole, chiudete in modo che non prenda aria, non secchi, e lasciate lì più tempo, in modo che rimanga umido lo sverniciatore. Se lo sverniciatore secca, non agisce, funziona solo se rimane umido. Iniziamo a sverniciare. Palettina, vassoietto per metterci quello che togliamo, delicatamente da un lato verso l'altro. Dovete essere molto delicati perché ovviamente incontriamo gli intagli. Bisogna essere delicati nel non aggredirli, nel non rovinarli. Tolgo l'eccesso di sverniciatore con un pezzo di carta e poi sciacquo bene con acqua ammoniaca. Guardate. Mezzo bicchiere di ammoniaca. Prima straccio e spugna e poi si sciacqua con acqua pulita. Spugna un po' grezza, ma la utilizzo prima da questa parte, vedo come toglie e poi magari la giro. Si va sempre per tentativi, soprattutto con i legni così vecchi. Giro e cerco di togliere l'eccesso, sia per quanto riguarda il mordente, che a volte viene applicato, che per quanto riguarda lo sverniciatore. Pannettino morbido, sempre imbevuto di ammoniaca per togliere eventuali eccessi rimanenti, e ce ne sono ancora, soprattutto nei bordi. Ho fatto asciugare bene tutta la notte perché volevo vedere le venature del legno al naturale.
ed è proprio bello. Non ci sono assolutamente trattamenti che si possono fare sui legni di oggi per far sì che diventino così. Questo colore, questa vena, questa amarezzatura ce l'hanno solo i legni veramente, veramente antichi e lui ha 300 anni, quindi bisogna rispettarlo in tutti i modi. Andrò a colorare quindi tutto quello che è il suo contorno, la struttura. Farò 2 colorazioni differenti. La parte principale sarà soufflé, questa bordura sarà color Delice, il mio bianco caldo, e la parte centrale rimarrà semplicemente protetta a cera. Ma prima di stendere i colori voglio mettere un po' di craquelé. Sapete che il craquelé è il nostro gel che fa screpolare la pittura che viene messa sopra in un secondo momento. Serve perché nel momento in cui poi andremo a anticare, decappare, anticare proprio la superficie in tutto, farà la differenza. Questa piccola crepettina delicata farà la differenza. Quindi se ne mette poco in modo discreto in alcuni punti, non deve essere una screpolatura oscena dappertutto in modo che sia una corteccia, no, non deve sembrare finta, deve sembrare realistica. Quindi guardate bene come si fa. Prendo un cartoncino, puccio il mio pennello nel craquelé, scarico molto bene l'eccesso, scarico ancora l'eccesso in questo modo e poi vado decisamente piano a tamponare in alcuni punti. Ricordate che il craquelé fa screpolare la pittura che noi mettiamo sopra. A me in questo caso non mi interessa avere chissà quali screpolature, voglio una cosa molto molto delicata, molto fine, una cosa che si andrà a notare solo da vicino con una foto. Probabilmente dal video non è neanche detto che voi la vediate al 100%, ma ci vuole perché renderà veramente il restyling proprio particolare e realistico, ancora più di quello che potete pensare. Anche qui, un pochino. Vedete che il pennello che sto appunto utilizzando è quasi scarico. Mentre aspetto che il craquelé asciughi per bene, visto che qua sull'anta è già bello asciutto, parto facendo una bordura color Delice. Questa bordurina qua, devo fare attenzione per 2 motivi, non devo sporcare il legno grezzo ovviamente, e devo arrivare al filo perché poi qui colorerò con un soufflé. Tenetevi vicino uno straccettino umido in modo che se per caso sbavate potete subito togliere la gocciolina. Coloro utilizzando uno dei set di pennellini a punta che trovate proprio nel set di pennellini Magic Paint. Inizio prima a stendere una voluta di colore per vedere come reagisce il legno, come colore, come tinge, come aggrappa e mi piace tantissimo. Ho appena finito di fare quest'anta, è meravigliosa e ho dato alcuni dettagli lavorando la pittura. Perché? Perché se voi passate la pennellata più volte, alzate la pittura semifresca e create delle scanalature, che in questo caso sono perfette, perché con la seconda mano di finitura sembrerà proprio lavorata la superficie. Sono dettagli veramente, veramente belli. Ora passo alla seconda anta. Ci vorrà un po', ma un lavoro meraviglioso, godetevelo perché vedere la pittura a contrasto con il legno grezzo, un legno così bello, così maestoso, è veramente fantastico. È finalmente arrivato il momento di farvi vedere quanto è bello il soufflé su queste bellissime forme morbide e antiche. Giriamolo bene, ricordate sempre che il giallo è un bellissimo colore, ma copre quasi quanto un bianco.
Guardate quanto è cremoso. Sembra veramente una crema pasticcera di una volta. Fantastico. È un giallo molto particolare, non è troppo acceso, ha una percentuale sbiadita, molto polverosa, perfetto per questo mobile. Ora vi faccio vedere come tinge la prima mano. Ricordate che sicuramente saranno necessarie almeno 2 mani. Prendo un pennello da 30, ovale, scarico l'eccesso e via. Su questo legno che assorbe benissimo, ha una coprenza eccezionale. Ovviamente io ho già coperto le parti in ferro perché non volevo colorarle, in questo caso le voglio lasciare al naturale, e ora stendo la prima bella mano di soufflé su tutta la superficie. La difficoltà ovviamente in questo momento sta nel colorare, tingere senza sporcare la parte bianca. E quindi come si fa? Si fa piano, delicatamente, andando a filo con il pennello. Quindi si intinge e poi si fa questo. Non vi preoccupate se non è perfettamente preciso e allineato, perché tanto poi in un secondo momento verrà anticato. Cambio il pennello e utilizzo il più grande del set di pennellini a punta piatta. Mi aiuterà a essere molto preciso e andare dentro questa piccola venatura del legno. In questo punto è stato messo il craquelé, quindi sollecitando con la pittura si rischia di toglierlo, bisogna andarci molto piano e dare al craquelé il tempo di agire.
Soufflé su tutta la struttura. Pennello da 50, setole in crina, carichiamo bene il nostro pennello e via. Seconda mano, sempre pittura pura, perché con il giallo non si scherza e copre ancora meglio e si dà una definizione maggiore. Uso il mio Elizabeth, un pennello eccezionale, morbido, 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 che invece di stendere semplicemente la pittura proprio la accarezza sulle superfici. Guardate com'è bello e quanto copre in seconda mano. L'ultima. La mia seconda mano sull'anta deve essere molto 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 delicata, perché non voglio togliere tutto questo bellissimo craquelé che è venuto fuori. Quindi in alcuni punti in cui è proprio un pochettino diciamo leggera la mano sottostante, rinfresco con una passata veloce. In altri dove il craquelé è così bello, così netto, le screpolature per esempio come in questo punto sono così belle e così evidenti, non vado troppo a ritoccare con la pittura perché non mi serve, tanto poi farò la mia patina e mi servono le screpolature proprio fatte in questo modo, così belle e evidenti, che solcano il legno. Guardate che mezzo miracolo! Ho trovato nelle mie cassette di cianfrusaglie vecchie 2 maniglie sole, quindi spaiate, non sono più parte di una camera o di un salotto, molto 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 vecchie. Sono state tornate a mano, sono in ferro battuto pieno, si vede che hanno delle vecchie saldature proprio fatte a mano, sono 2 pezzi unici. E sono perfette perché io vorrei evitare su questo cassetto, che è proprio vecchietto, di andare a fare ulteriori buchi. So che sarebbe più bello, più giusto spostare i buchi più in giù, so che sarebbe più bello e più giusto magari tapparli, ok, lasciamo stare. Ci sono dei momenti in cui non si deve fare per il rispetto al legno che c'è sotto. Quindi io utilizzerò queste 2 belle maniglie, metterò solo 2 vitine che non creano nessun danno e cercherò poi anche di camuffare la testa delle mie viti, che appunto è a stella, con un po' di stucco, un po' di colore marrone. Quindi le sistemeremo in modo che non si vedrà neanche la vite, ok? Però mi sembrava giusto mettere su questo mobile 2 maniglie vecchie che dessero un po' di cornice ideale a questo bel cassetto, visto che l'abbiamo tenuto a legno grezzo.
sostenendo anche il suo vecchio intaglio. Guardate quanto stanno bene. Belle solide. Ora rimontiamo tutto, cassetto al suo posto e partiamo con la patina anticante, uno dei passaggi che adoro di più. Prima di partire con la patina anticante e dare proprio un bel gusto vintage antico al nostro bel vecchietto, passiamo alla cera trasparente su tutta la superficie. Si merita la meravigliosa cera Jasmine che lo proteggerà e lo nutrirà per tantissimi anni. La stendo ovunque, sia nelle parti colorate che quelle neutre grezze, sia sulle parti in ferro, perché proprio dona idratazione, luminosità. Mi raccomando, un pennello mai a panno perché non si spreca prodotto e si va bene in tutti i punti, anche quelli più nascosti. Dopo la cera trasparente che funge da base, da protezione, da separé, si partirà con la cera anticante, quindi va passata bene e dappertutto, non dimenticatevi nessun punto. Pennellone, carico bene, scarico l'eccesso sul bordino e via. Ora io parto da qua perché vi voglio far vedere questo legno quando torna a vivere con la cera quanto è bello. È arrivato il momento più magico, il momento di patinare questa bellissima storia del passato. Quindi ora, cartoncino su cui mi appoggio, perché non voglio sporcare la base. Una tazza, che è un po' scheggiata, ma non butto perché è troppo carina. La uso come contenitore per miscelare le mie 2 cere solide, le cere che miscelo oggi. La percentuale maggiore di cera sarà la Wood Parfum, la mia cera marrone. Perché? Perché comunque questo mobile ha bisogno di una traccia molto vintage, molto antica, ma la voglio, diciamo, raffreddare con un goccino di grigio, poca rispetto alla percentuale di marrone che metterò. Creo la mia miscela in questa tazza con un cucchiaino, uno, ne servirà un po' per tutta la struttura, 2 e 3. 3 cucchiai belli pieni di cera Wood Parfum e ne metto un po' anche di cera Lovable Grey. La cera grigia, come tonalità, se conoscete il mio London Fumé come colore, è molto London Fumé. Metto più o meno su questa percentuale di marrone, questa percentuale di grigio. Non ho la sicurezza che sia giusto così, quindi che mi piaccia, infatti ora prendo un pennello così non sporco, non spreco niente e lo utilizzo per miscelarle, così capisco se la percentuale che ho creato mi piace oppure no. Sono, vi devo dire la verità, tutte e 2 molto morbide perché io le tengo qua nel mio laboratorio che è ovviamente riscaldato. Quindi ho delle cere che sono proprio morbide, cremose. Le cere vanno sempre comunque tenute a questa temperatura, né di più né di meno. Di meno ghiacciano e non le spalmate bene, di più si sciolgono e non va bene perché poi non rendono e macchiano.
Vi dico sempre di girare già con il pennello perché si riempirà e non lo sprecherete quando andrete poi a stenderlo sulla superficie. Il colore è perfetto. Ora partiamo. Vi serve un pannettino, uno stracettino asciutto per togliere l'eccesso, vi servirà una spugna abrasiva media fine e vi servirà l'attrezzino del piacere. È un raschietto molto intelligente, molto intelligente. Io lo utilizzo quando voglio andare ad usurare determinati punti senza per forza dover grattare con la spugna abrasiva. La spugna abrasiva diciamo che omogeneizza, rende tutto molto miscelato, leggero. Lei invece graffia, raspa, perché? Perché qui e qui ha una scanalatura molto tagliente, quindi non fate fatica, mettete e graffia. Questo è un passaggio bello, delicato e dovete ragionare, perché quello che creerete ora sarà poi dopo valorizzato nell'ampiezza del mobile. Quest'anta l'ho messa giù perché la voglio lavorare qui e vedere bene da qui, da vicino. Però per poi rifinire tutto il mobile dovrò montarla in modo che la tonalità che vado a creare, il metti, il togli, l'usurato sarà proprio originale al 100% e uguale su tutta la superficie. È vero, ci possono essere dei punti più rovinati di altri, ma questo vuol dire la toppa, non vuol dire che l'anta è più scura rispetto al mobile, sono due cose differenti, ok? Quindi le ante le farò giù coricate in modo che faccio un lavoro bello preciso a posto, poi quando la rimonto deve essere il più omogeneo possibile. Prendo un pennello a punta, ottimo per questo lavoro, poca cera, e inizio a lavorarla da qui. Ovviamente andrò anche sul bianco e andrò a cavallo, tanto essendo sul legno non succederà assolutamente nulla, ok? Ricordatevi una cosa fondamentale, sotto abbiamo la cera trasparente che ha fatto da sigillo e ci permetterà di asportare più facilmente la cera colorata, ok? Quindi avendo protetto siete più tranquilli. Ricordate che la cera solida asciuga abbastanza lentamente, quindi avete abbastanza tempo per asportare poi l'eccesso, per lavorarla, per vedere se quello che sta uscendo vi piace. È proprio un momento bello adesso, cioè è una coccola che voi state regalando a questo meraviglioso mobile. Ora dobbiamo far uscire tutto, dobbiamo far uscire dalle scanalature il craquelé, dobbiamo far uscire l'armonia, la delicatezza. Guardate qua, bisogna andare in profondità, perché questa è una delle cose che sbagliate più spesso quando fate questo tipo di lavoro, questo tipo di passaggio, ovvero non andate all'interno in profondità quando ci sono queste pieghettine e lì perdete tutto. Dovete andare in profondità anche dalla parte dove c'è il legno. La patina in questo momento farà la differenza. Ora il nostro mobile è solo un mobile colorato di giallo. Dopo la patina avrà un sapore suo, sarà speciale. Ma se la patina non la coccolate, non date il giusto tempo, l'armonia, l'amore a questo passaggio, mi spiace, ma non è detto che il lavoro sia soddisfacente. Dovete rilassarvi e farlo bene, con calma, delicatezza e andando in profondità dove ci sono tutte queste venature. Io ora mi occuperò di rifinire questa parte in modo da poter poi asportare e farvi capire come ho lavorato su questa percentuale di mobile, su questo pezzettino. Mi raccomando, se non vedete bene, alzatevi, fate il contrario, guardate dall'altra parte, perché è importante andare in profondità, come vi dicevo, bisogna calcare, andare dentro le imperfezioni, bisogna far depositare la cera in profondità. Ecco qua. Ci ricongiungiamo alla partenza andando bene in profondità. La massaggio in modo che sia velluto. Vado sempre di più dove ho le crepettine, perché ricordatevi che queste crepettine, sia che siano sulla parte chiara
che siano sulla parte gialla, saranno veramente la parte autentica di questo restyling. Si deve calcare, si deve andare in profondità. Ok. Iniziamo a togliere un pochino. Se avessi avuto un pannettino in microfibra, ovviamente avrei tolto di più, perché il pannettino in microfibra ha il peletto. Ed ecco qua la magia del craquelé, guardate che spettacolo. Questi pezzi sono da mettere in rilievo, questi sono gli anni, sono le rughettine. Bisogna rendere omaggio a qualsiasi piccolo dettaglio, a tutte le rughe del mobile. Guardate qua quanto le crepe del craquelé ora siano perfette in questo punto. Alleggerisco leggermente, tanto poi qua ci torno dopo quando farò il resto dell'anta. Anche qua alleggerisco un pochino e continuo a togliere. Guardate che bella l'armonia di colori che abbiamo creato tra la parte in legno e le parti colorate. Sono così diversi ma così delicati che si sposano alla perfezione. E ora è in questo momento che si nota quanto avete lavorato bene sulla base, quanto avete reso materica la base con la pennellata, con il craquelé, quanto siete ripassate con la pittura rendendola materica. Vedete queste pennellate, la matericità. Qui, su questo pezzo di anta, dove vediamo tutte queste scanalature che possono sembrare quasi brutte e invece no. Le abbiamo create apposta per far sì che la base sembra proprio lavorata da questa patina molto molto vecchia. Questa è poi la perfezione che si vede alla fine. Decidete ora voi se utilizzare lui o lei. Con lui avrete un'usura più netta, più forte, con la spugnettina abrasiva più fine. Guardate.
Io adoro questo momento, il momento in cui rimetto il pezzo appena patinato sul mobile, perché mi rendo conto dell'immensità, della differenza che può creare un'anticatura. Adesso è quello che io volevo nella mia testa quando sono partita, e quello che io volevo è rendere omaggio a queste forme, a questi legni antichi che qua sono tagliati in questo modo, qui in questo altro modo. Guardate che bello, guardate la simmetria, due tavelle, in orizzontale e in orizzontale, due tavelle e due tavelle. Volevo rendere omaggio a loro, ma anche rendere omaggio ai pezzi che avrei colorato. E guardate in questo punto, una vena che esce fuori con i suoi occhi, con la sua voracità anche qua, sotto la vernice. E questa è la magia del restyling, andare a valorizzare un qualcosa che quando c'era solo il legno non si sarebbe notato. Metto giù l'anta e continuo con l'altra anta e poi su tutto il mobile. Ho finito di patinare il mio bellissimo armadio. Vi dico una cosa, prima di sigillarlo con un'ennesima mano di cera trasparente, perché si dà, perché blocca la patinatura per tanti anni, perché do un'ennesima protezione a questi bei legni grezzi e lo faccio diventare tutto bello bello vellutato, prima di questa ennesima passata di cera trasparente aspetto qualche giorno. Aspetto qualche giorno perché non si smette mai di capire quando un restyling come questo è veramente finito, perfetto, ottimizzato. Quindi voi ora non spegnete, state qua ancora 5 secondi su questo video e beccatevi le foto che vi sto per mettere dei dettagli. Perché? Perché se non vedete i dettagli da vicino, delle crepettine, dell'anticatura, delle modanature, dei punti luce che ho dato in certi punti, non capite bene come si fa questo tipo di patina. Quindi state qua e non spegnete prima, primo consiglio. Secondo consiglio, per fare un lavoro del genere non si inizia la mattina e non si finisce la sera. Prendetevi un giorno, 2 giorni, 3 giorni, non importa quanti, ma per fare una patina di questo tipo bisogna aspettare un po' di giorni. Il tempo giusto che le pitture asciughino, che tirino, che diventino materiche al punto giusto, la cera deve avere tempo di tirare. Vi renderete conto che quando togliete, mettete, raschiate, rigrattate, cambia, perché nel frattempo la cera tira, si asciuga, secca, e quello sarà il momento perfetto in cui si potrà dare quella grattatina che dona la luminosità giusta, che sia nel punto dove c'è la ferraglia, che sia la parte centrale, che sia il legno. Siete voi a capirlo, non lo capite in 3 ore, lo capite in qualche giorno. Quindi ora lui sta qui, in questo punto del laboratorio, nessuno lo sposta per qualche giorno e io ci passo davanti, un colpo oggi, un colpo domani e vediamo cosa succede. Ditemi se vi è piaciuto nei commenti e ricordate, il giallo è un colore elegantissimo. Osate con il giallo anche sui mobili più eleganti. Non pensate che il giallo sia solo un colore contemporaneo, perché non è così. È un colore veramente perfetto per restyling importanti. Al prossimo, ciao ciao!